Oggi prepariamo la famosa schiacciata catanese. Se avete voglia di Sicilia in pochi morsi, questa è la ricetta che fa per voi. Oggi infatti prepareremo insieme la schiacciata catanese. Pochi ingredienti, un ripieno irresistibile e una ricetta così semplice che non la lascerete più. Guardate che spettacolo questo cuore filante! Prepararla è davvero molto semplice, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Allora iniziamo con la preparazione dell'impasto. In una planetaria inseriamo le farine. Sono 700 g di farina di semola e 300 g di farina 00. Dopodiché in 650 ml di acqua a temperatura ambiente sciogliamo 9 g di lievito di birra fresco, oppure 3 g di lievito di birra disidratato. Facciamo partire la planetaria e versiamo un terzo dell'acqua tutto in una volta. Aspettiamo che la farina incorpori completamente tutta l'acqua, dopodiché incominciamo a versare poco per volta l'acqua che ci è rimasta. Quando l'impasto sarà compattato lasciando le pareti della planetaria pulite, possiamo inserire per ultimo 9 g di sale e 70 ml di olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva può essere sostituito anche con 80 g di strutto. La differenza sarebbe nel risultato finale. Con lo strutto otteniamo un impasto, quindi una schiacciata dalla consistenza più croccante. Invece con l'utilizzo dell'olio otteniamo una schiacciata con la consistenza più simile a quella del pane. In questo caso io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva, che va inserito poco alla volta. Ne mettiamo una piccola quantità, aspettiamo che l'impasto lo incorpori, dopodiché inseriamo l'altro. Quando il nostro impasto si sarà incordato sarà pronto, allora lo trasferiamo sul piano di lavoro e lo dividiamo in due parti uguali. È un impasto abbastanza idratato, quindi un po' appiccicoso, ma se lo lavorate un po' vedrete che non si attaccherà più. In caso vi aiutate con un po' di farina. Facciamo qualche piega di rinforzo. Poi perliamo l'impasto e le trasferiamo in due ciotole, dove le lasciamo lievitare per almeno un paio di ore. Dovranno raddoppiare il proprio volume. E li copriamo con pellicola. E nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lieviti, noi prepariamo il ripieno. Per il ripieno ci sono due scuole di pensiero. C'è chi inserisce tutto a crudo e c'è chi dà invece una precottura. Noi apparteniamo a questa seconda categoria, quindi diamo una precottura al nostro condimento prima di inserirlo all'interno della nostra schiacciata. Iniziamo quindi a tagliare a rondelle due cipollotti. E togliamo dal suo budello 400 g di salsiccia. E ci trasferiamo ai fornelli. In una padella inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e vi mettiamo a soffriggere il cipollotto e lo facciamo rosolare un paio di minuti. Dopodiché iniziamo ad inserire la salsiccia. La salsiccia non la dobbiamo fare cuocere troppo, altrimenti diventerà troppo secca. Ricordatevi che terminerà la sua cottura in forno. Ecco, così può bastare. La togliamo dal fuoco e la mettiamo da parte. Anche alle patate daremo una prelessata, quindi le puliamo e le tagliamo a rondelle. Le tagliamo con uno spessore di circa mezzo centimetro. In una padella inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo anche un rametto di rosmarino. Dopodiché inseriamo le nostre patate. Aggiusto con un po' di sale e metto un po' di pepe. Le facciamo cuocere 4-5 minuti, dopodiché le togliamo dal fuoco. Quando il nostro impasto sarà lievitato lo trasferiamo all'interno di una leccarda dove abbiamo messo un po' di farina di rimacino. Inizialmente la stendiamo su abbondante farina di rimacino, dopodiché la trasferiamo in un foglio di carta forno.
Togliamo la farina in eccesso. E terminiamo di stendere con un mattarello, cercando di dare una forma più rotonda possibile. E ora inseriamo il ripieno, che deve essere freddo. Iniziamo con la salsiccia e i cipollotti. La andiamo a distribuire su tutta la superficie, ma mantenendoci lontano dai bordi. Dopo inseriamo circa 200 g di tuma, che è un formaggio tipicamente siciliano. Se voi non lo trovate dove abitate, potete optare o per il primo sale o comunque per un formaggio fresco, non troppo salato e che non sia stagionato. E ora mettiamo 100 g di olive nere. E per ultime inseriamo le patate. E ora non ci resta che stendere il secondo panetto, con il quale formiamo la copertura per la nostra schiacciata. E copriamo la schiacciata. Ora sigilliamo per bene l'impasto in tutta la circonferenza. E con una rotellina tagliamo la pasta in eccesso. Ma lasciamo qualche centimetro per realizzare l'intreccio per la chiusura. Per realizzare la chiusura facciamo così. Pizzichiamo l'impasto e lo portiamo verso l'interno. Se poi siete dei perfettini come me, che volete che la vostra schiacciata venga perfettamente rotonda, allora la inserite all'interno di un anello. E per finire sulla superficie creiamo dei buchi con uno stecchino. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 200 gradi per circa 25-30 minuti. E una volta sfornato lo trasferiamo in un piatto da portata, lo lasciamo intiepidire un po' e poi lo spennelliamo con un po' di olio extravergine di oliva. E adesso la nostra schiacciata catanese è pronta per essere gustata. Pronto e servito!